Una delle cose più insidiose riguardo il concetto di normalità è che vengono, tra virgolette, creati dei modelli di obiettivi. Vi faccio degli esempi. Fatti una famiglia, fai dei figli, compra una casa, cerca di avere un bel lavoro. Sono tutti degli obiettivi che non tengono in considerazione il momento storico, il tempo in cui tu stai vivendo, qual è il tuo momento soggettivo, quali sono le tue capacità, e più caschiamo dentro queste micro trappole, che poi tanto micro non sono, più siamo insoddisfatti, perché vengono creati degli standard e quindi la normalità è pensata per essere a quel livello, che poi dopo sono molto poco sostenibili. Sapete quante persone fanno enormi sacrifici per avere una famiglia, o quante donne soffrono pur di avere un figlio? E molte donne vogliono avere un figlio, certo, ma molte di loro sono state condizionate da alcuni tipi di standard. Pensate soltanto al fatto che una donna che entra in una cena conviviale, che magari ha già 40 anni e ha un ragazzo, mi viene chiesto spesso: ma quando li fai i figli? Voi non li fate dei figli? Perché questa è diventata la norma. Dopo una certa età bisogna avere una casa, una famiglia, dei figli. Ma questi sono soltanto dei piccoli esempi, degli esempi che noi teniamo comunque in considerazione per la nostra cultura italiana, e così vale anche per il lavoro. Ci sono dei lavori che sono considerati dei buoni lavori e degli altri che invece non lo sono. Piegandosi a questo concetto della normalità e non riflettendo mai su ciò che è idoneo per noi, è più adatto a noi, che si sposa meglio con le nostre esigenze soggettive, creiamo già nella nostra vita la possibilità di essere insoddisfatti, essere legati a dei concetti che non ci appartengono e faremo sempre fatica a realizzare. E poi soprattutto le relazioni che abbiamo sono sempre falsate da questi tipi di concetti. Cioè ci sono dei presupposti base che però non possono essere rispettati, e quindi quando qualcuno getta delle basi per un certo tipo di relazione, ma quella relazione non viene rispettata, come lo chiami? Lo chiami incongruente? Lo chiami una persona di cui non ci si può fidare? Ma non ha niente a che vedere con il singolo soggetto, ma per tutta l'impalcatura e tutta la struttura su cui sta appoggiando la propria vita. Ora, se vuoi comprendere meglio come si muovono queste macchine sociali, etiche, morali, ti consiglio di leggere il mio nuovo ebook Tu non sei normale. Lo trovi sul mio sito, qui sotto ti lascio il link, quindi c'è il link diretto e lo puoi scaricare semplicemente al costo di una colazione. Se un giorno decidi che la colazione la fai a casa invece di farla al bar, hai già i soldi disponibili per acquistare questo ebook. Perché dovresti acquistarlo? Perché quando l'hai letto tutto e hai compreso che cosa ti voglio davvero insegnare in questi 12 capitoli, se non sbaglio sono proprio 12, nell'ultima parte ci sono altre 2 sezioni in fondo in cui ti aiuto attraverso alcune domande, alcuni suggerimenti che ti do e degli esercizi a ritrovare il tuo centro e a comprendere se davvero puoi essere felice con quel criterio di normalità che hai scelto, oppure ne vuoi creare uno nuovo. Va bene, mi fermo qua. Spero di averti dato delle buone informazioni. Oggi accade una giornata bellissima. Ti auguro una buona domenica. A presto.